Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, bilancia, tendenze energetiche generali per la prima parte di luglio 2022. Abbiamo la carta della temperanza, quindi si parla di un periodo teso alla ricerca dell'equilibrio per qualcuno. Per qualcun altro invece si potrebbe trattare di quello che è un momento dove bisogna portare pazienza. La carta della temperanza parla di quello che è un momento di guarigione. Durante le fasi di convalescenza bisogna portare pazienza, fondamentalmente non si ha molta scelta, ok? Parla anche di quello che è come vi posso dire? Normalmente negli altri mazzi è rappresentata come un angelo, quindi è una sorta di aiuto divino che vi sta guidando in qualche modo in questo processo di guarigione. Il processo di guarigione fa riferimento a quello che è portare in equilibrio le ragioni della mente con le ragioni del cuore, ok? Gli oracoli della saggezza invece vi dicono che tutto ciò che brilla, carta numero 16. Qui vuole mettervi sull'attenti per quello che riguarda le situazioni troppo facili, le situazioni troppo allettanti. Diciamo che è un po' come il detto, non è tutto oro quello che luccica. Ecco, ve l'ho un po' riassunto. Ma andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta, di che cosa parla questo periodo per voi. Intanto io vi ricordo che le letture sono comunque fatte per un collettivo, non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare Ascendente e Segno Lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Sempre in descrizione, aprendo la tendina, trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo da un 5 di bastoni, ruota della fortuna, 9 di spade, abbiamo un cavaliere di denari al contrario e un 5 di denari al contrario. Allora, si parte da un momento di conflitto, probabilmente per qualcuno c'è già stato, per qualcun altro invece magari siete ancora in quel tipo di situazione. Il 5 di bastoni può anche parlare di quello che è la concorrenza, se fosse una questione a livello lavorativo, ok? Quindi di quelli che sono i colleghi piuttosto che i concorrenti proprio. Mi parlano di posta. Io ve lo dico come l'ho sentito. La ruota della fortuna si prospetta quello che è un cambio. Arriva qualche cosa che porta alla chiusura di un ciclo, di conseguenza all'inizio di un ciclo nuovo. Siete già verso il 9 di spade. Il 9 di spade è quello che è il ricordo di un dolore. Fondamentalmente c'è solo più il ricordo del dolore. Se voi smetteste di pensare a quella situazione lì, non ci sarebbe neanche più il dolore, ok? Perché in realtà siete già fuori da quella situazione, perché arriva la ruota della fortuna, arriva qualche cambio per destino. La ruota della fortuna fa anche riferimento a quelli che sono i cicli karmici, quindi per qualcuno si tratta di chiudere un vecchio ciclo karmico per iniziarne un altro. Abbiamo poi il cavaliere di denari al contrario. Sento che qui allora, il cavaliere di denari normalmente ha un'energia lenta. In questo caso non lo sento come un'energia ferma, lo sento come un'energia di impazienza, proprio perché avete la carta della temperanza che regge la stesa. E il 5 di denari vi mette un po' in guardia su quelle che potrebbero essere i vostri modi di agire, i vostri modi di reagire. Abbiamo poi la carta della giustizia, vediamo come terminiamo, la carta dell'8 di coppe e la carta del 3 di pentacoli.
Vi dicevo con questo 5 di denari al contrario, che guardate, molte volte quando c'è il 5 di denari si parla di qualche tipo di dipendenza. Può essere affettiva, può essere fisica, può essere monetaria, può essere magari un qualche tipo di dipendenza che voi avete in questa situazione. Vi faccio un esempio, perché mi parlano di prezzi. Quindi il fatto di dover mantenere un certo tipo di prezzo perché c'è tanta concorrenza, ok? Quindi questo provoca una sorta di dipendenza, siete dipendenti dalla concorrenza, se volete continuare a lavorare dovete adeguarvi. Può anche essere visto in quel senso lì, oppure potrebbe anche parlare di qualche perdita di denaro. Quindi fate attenzione a come investite. Non lo sento tanto, nel senso che comunque avete la ruota della fortuna e normalmente sono aiuti o vincite al gioco, però considerato che avete anche questa carta che è tutto ciò che brilla, fate attenzione, soprattutto in questo periodo, a che tipo di investimenti fate. Se il cavaliere di denari dovesse rappresentare una persona, fate attenzione perché potrebbe essere questa persona che vi porta ad avere questa sorta di perdita, questa sorta di delusione. Abbiamo poi la carta della giustizia e qui sento che si tratta o della firma di un contratto o di qualche cosa che per giustizia divina, e qui avete anche la carta della ruota della fortuna, arriva e mette equilibrio. La carta della giustizia parla anche di qualche cosa che va tagliato o viene tagliato proprio per raggiungere quello che è l'equilibrio. Si finisce con un 8 di coppe e diciamo che la carta aggiuntiva è questo 3 di denari. Credo che qualcuno qui abbia bisogno di cercare la propria verità per quello che riguarda un determinato progetto, una determinata. Mi parlano di scopo di vita in realtà. Andiamo a vedere nello specifico, carta per carta, di che cosa si tratta. Però qui sento in questa fase della lettura, quindi diciamo verso metà luglio, che ci deve essere qualche cosa che va messo in ordine con la carta della giustizia. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, per piacere, grazie. La temperanza al contrario, e voi ce l'avete qui che regge la stesa, la carta degli amanti e la carta del 9 di coppe. Qui si tratta di fare una scelta per amor proprio. La carta degli amanti fa riferimento a quello che è, come vi dicevo, l'effettuare una scelta. Sento che c'è qualcuno che sta un po' friggendo in realtà, sento che magari è molto tempo che avete voglia di arrivare a questa fase 9 di coppia, a questa fase di compimento, questa fase di appagamento, ok? Per qualcuno potrebbe anche far riferimento, so che questa è una stesa generale, ma magari a qualcuno vibra in modo romantico, a qualche tipo di screzio, qualche tipo di disaccordo all'interno della relazione. È come se fosse un disequilibrio tra quello che si dice e quello che si fa, perché comunque abbiamo la temperanza al contrario. Andiamo a vedere la carta della ruota della fortuna, per piacere, grazie. Ancora una carta. Abbiamo il mondo, wow, e il 10 di bastoni. Chiusura e apertura cicli, chiusura e apertura cicli, chiusura e apertura cicli. Quindi 2-10 è la carta di compimento degli arcani maggiori. Quindi ragazzi si tratta veramente inizio luglio di io direi un giro a 360 gradi, eh. Per qualcuno si tratta proprio di un trasferimento, perché il mondo parla di un viaggio, di uno spostamento. Io credo che sia una scelta di vita, quella che arriverà a inizio luglio. Ehm, il mondo parla di chiusura, come vi dicevo, e avendo questo 10 di spade sento che sarà il chiudere con qualche tipo di responsabilità, qualche tipo di aspettativa magari degli altri, qualche tipo di peso, qualcuno si lascerà indietro qualche cosa ed in effetti lo vediamo con il 9 di spade. Andiamo a vedere questo 9 di spade. Otto di pentacoli, 7 di pentacoli, che è un'altra carta che parla di pazienza, 5 di spade e 6 di pentacoli.
Credo che qui quello che ci si lasci indietro, sia una questione economica, ragazzi. O perlomeno il ricordo di quello che è la questione economica, perché comunque l'otto di pentacoli è una carta che parla di lavoro normalmente e fa anche riferimento a quello che è una quotidianità, un vivere le cose in modo quotidiano. Mm, Abbiamo anche questo set di pentacoli che mi parla di attesa e il 5 di spade ha un po' la stessa energia del 5 di bastoni, ma forse parla un pochettino di più di quello che è una confusione mentale, dei conflitti interiori. C'è sempre poi comunque un 6 di pentacoli, si parla proprio di economie, come se qui qualcuno non fosse tranquillo per quello che riguarda il suo stato economico. Però le carte vi dicono di portare pazienza fondamentalmente. Andiamo a vedere il cavaliere di denari al contrario, per favore, il mago al contrario e la carta della morte, una carta di inizio e una carta di fine, di nuovo. Qualcuno qui ha bisogno di lasciarsi indietro assolutamente dei pensieri, delle idee, dei ricordi. Perché il mago al contrario parla molto di quello che è una manipolazione mentale, no? Però credo che faccia riferimento alla vostra attitudine. Non è qualcun altro che vi sta manipolando, è come se voi foste condizionati da questi tipi di ricordi, da questo tipo di conflitti, di insicurezza e di conseguenza vi create dei limiti, dei limiti, vi state condizionando. E la carta della morte anche ci dice che c'è bisogno di tagliare qualche cosa, c'è bisogno di fare quel salto, quel passo. Andiamo a vedere il 5 di denari, che è quello che mi preoccupa di più di tutta la stesa. La forza al contrario, il fante di coppe e il 4 di spade. Allora, io credo che questa delusione o potenziale delusione o questa perdita che andrete a vivere può anche essere che perdete le chiavi di casa. Adesso non siate tutti drammatici, drastici, eh, prendete sempre un po' con filosofia quello che si dice, però mm, questa perdita, io credo che sia una perdita ehm, di apertura del cuore nei confronti di qualcuno, come se fosse una perdita di fiducia, perché comunque la forza che è la carta dell'apertura del cuore è al contrario, quindi qui c'è qualcuno che si chiude in un certo senso. Il fante di coppe potrebbe parlare di qualcuno che viene a farvi una proposta, viene a farvi un'offerta, per qualcuno si tratta di magari delle scuse, ma c'è comunque un 4 di spade, c'è il bisogno qui di prendersi un momento, di cercare la vostra verità, di entrare in equilibrio tra quello che voi pensate e quello che sentite. Ok? Quindi fate attenzione. Guardate, in realtà c'è il 5 di denari e il mago, quindi quella manipolazione mentale fate attenzione perché davvero potrebbe portarvi a patire questa perdita. Fate attenzione alle offerte che vi fanno, perché comunque avete anche questa carta, quindi mette un po' in allerta, ok? Che potrebbe non essere questo la vostra ruota della fortuna, potrebbe arrivare più avanti, quindi non vi fate, diciamo, illudere. Andiamo avanti dalla giustizia, con la giustizia. Abbiamo la carta dell'appeso. Per qualcuno si tratta di... è il 2 di bastoni al contrario. Per qualcuno si tratta di qualche rallentamento a livello burocratico perché ragazzi c'è l'appeso, quindi se state aspettando la firma di un contratto, se state aspettando ehm, la risoluzione di un contratto, diciamo che le cose stanno un attimino
rallentando qui. E difatti anche il 2 di bastoni è al contrario, quindi si fa un pochettino fatica. Diciamo che qui sento l'energia del tutto ciò che brilla, quindi sì, questa nuova prospettiva, questo cambio, questo cambiamento c'è, però ecco, prima di festeggiare aspettate un attimo, nel senso che non è tutto oro quello che luccica, qui ci saranno probabilmente dei rallentamenti, sia che sia la risoluzione di un contratto che la firma di un contratto con conseguente difficoltà a guardare al futuro. Andiamo a vedere l'otto di coppe per piacere, grazie. 3 di coppe al contrario e il giudizio. Quindi qui abbiamo due carte di risveglio, di ricerca interiore. E per qualcuno potrebbe arrivare quella chiamata che qui magari sta ritardando, quella notizia che qui sta ritardando. Una carta sola per il 3 di denari, per piacere, grazie. Avevo chiesto una. Va bene, allora abbiamo un 2 di coppe, abbiamo la regina di coppe, un 9 di pentacoli e il cavaliere di pentacoli. No, di coppe, scusate. Allora, qui io credo che grazie a questo tipo di risveglio la giustizia comunque arriva, perché ce l'avete. Nel senso, magari potrebbe essere che non nei tempi in cui voi volete, per qualcuno può essere inizio luglio, per qualcuno fine luglio, per qualcuno magari anche un po' agosto, diciamo così. Però il fatto di prendervi questo momento o allontanarvi da questa situazione, perché vi ricordo che qui avevate il mondo, per qualcuno si tratta di trasferirvi, di trasferimento, con la carta del giudizio porta a quella che è la consapevolezza e questa nuova collaborazione. Abbiamo anche un 2 di coppe, può essere sia una relazione di tipo romantico o una nuova collaborazione a livello lavorativo semplicemente. La regina di coppe parla di una persona che è completamente in contatto con se stessa, che è appagata da un punto di vista emotivo, e il 9 di pentacoli è la carta dell'amor proprio. Vi ricordo che ce l'avevate anche qui, e gli amanti, quindi si inizia e si finisce un po' con la stessa energia, quindi parla di appagamento sia da un punto di vista monetario e difatti ecco perché il ricordo qui c'è il ricordo del dolore, il ricordo della difficoltà che avete, vissuto in passato, ok? Però qui arriva l'appagamento e poi arriva anche questo cavaliere di coppe, quindi se per voi fosse una stesa romantica, potrebbe essere veramente che arrivi qualcuno che porti, che questo cavaliere di coppe sia la persona del 2 di coppe con la quale magari iniziate una collaborazione, perché no, anche lavorativa. Fate solo attenzione, l'unica, diciamo, nota negativa è questo 5 di denari prima della giustizia. È l'unica cosa che sento, quindi capite con questa morte che cosa dovete tagliare, perché sennò non si va avanti. C'è qualche condizionamento, c'è qualche cosa che fate fatica a mettere in pratica, ok? C'è qualche tipo di costrizione che sento con quello che è il mago al contrario, che probabilmente potrebbe portare a questa delusione del 5 di denari, a questa perdita, oppure potrebbe essere appunto, come dicevamo prima, l'offerta che magari non è proprio quello che volete voi, o magari questi tempi burocratici un po' così. Però ecco, la fine della stesa direi che è bellissima. Quindi c'è una nuova collaborazione, una nuova coppia, un incontro, un appagamento da quello che è un punto di vista sia emotivo che pratico, che monetario. E poi abbiamo il Cavaliere di Coppe che fa pensare a una di quelle proposte degne, serie, insomma. Ok, un'ultima carta da parte delle fatine per chiudere la stesa. Abbiamo responsabilità ed è la carta del 3 di denari che parla di responsabilità, quindi l'avvicino. Quindi qui si tratterà appunto di prendersi le proprie responsabilità. Poi abbiamo, e anche questa carta, il 10 di bastoni, parla di restituire le responsabilità al mittente. Quindi quelle che non sono vostre, ridarle a chi di dovere.
Quindi probabilmente potrebbe essere un riequilibrare le responsabilità. Tu fai questo e io faccio questo, tu ti occupi di questo e tu ti occupi di quell'altro. Per qualcuno mi fanno vedere una di quelle lavagne da appendere al frigo, sapete, quelle col pennarello. È come se qualcuno dovesse scrivere i turni di chi fa che cosa. La giustizia la sento un po' così adesso. Cioè, ho guardato la giustizia, insomma, mi è venuta questa immagine, quindi ve lo dico. Appagamento, ed è quello che vediamo con queste due carte alla fine della stesa, c'è il giudizio, c'è quindi il risveglio, quello che è una presa di consapevolezza, e poi abbiamo meditazione. Quindi cercate di prendervi il vostro spazio, il vostro momento per riuscire a guarirvi, a curarvi, a ricaricare le pile, insomma. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!